Settimana dopo settimana il 30 gennaio si avvicina e ciò significa Poppy Playtime 4. Mob ultimamente ci ha riempiti di cose, esperimenti, luoghi, informazioni, il calderone è veramente pieno e per non arrivare al quarto capitolo con le idee confuse occorre fare un piccolo schema di ciò che sappiamo. Poppy Playtime 4, come sappiamo, avrà luogo in una zona più profonda di quelle che abbiamo visto finora. Un luogo estremamente segreto, di cui probabilmente erano al corrente solo le persone che ci lavoravano. Una sorta di area 51 della Playtime Co, insomma. Stando ai documenti che abbiamo trovato nel corso dell'ARG, questo era il luogo in cui il dottor Harley Sawyer poteva dar libero sfogo alla sua follia e mettere in pratica la Bigger Buddies Initiative, lontano dagli occhi di tutti. Le zone in cui metteremo piede saranno decisamente più cupe, anche rispetto a quelle del terzo capitolo, e in base a ciò che abbiamo visto si divideranno tra caverne, prigioni, zone di smaltimento e, una parte di noi almeno lo spera, laboratori. I rapporti, del resto, indicano che in questi sotterranei gli esperimenti venivano monitorati immediatamente dopo la loro creazione. Yarnaby, ad esempio, era seguito inizialmente dal dottor Sawyer, poi, dopo la scomparsa di quest'ultimo, dal dottor McCabe. Resta il fatto però che uno degli scopi di questo luogo fosse supervisionare il primo periodo di vita degli esperimenti, per capire se questi potessero essere inseriti negli altri reparti dell'azienda. Purtroppo questa prima fase della loro vita quasi sicuramente veniva trascorsa nelle prigioni che abbiamo avuto modo di vedere. Stanze completamente isolate chiuse da enormi portoni d'acciaio che contenevano esclusivamente una brandina e all'interno delle quali veniva diffuso il famigerato fumo rosso, probabilmente per tenere a bada gli esperimenti più attivi. Sappiamo però che uno di questi esperimenti è arrivato al limite, riuscendo ad evadere. Potrebbe trattarsi di Yarnaby, ma potrebbe anche trattarsi di qualcosa di peggiore. Ciò che ad oggi ci ha colpiti maggiormente di queste nuove zone però è il simbolo che le distingue dal resto della Playtime. Quei 3 quadrati per ora non hanno un significato vero e proprio, ma potrebbero voler dire 1000 cose. Potrebbero, ad esempio, essere il logo della Bigger Buddies Initiative. E il quadrato potrebbe quindi rappresentare Boxy Boo, il primo esperimento riuscito di questa serie. Oppure potrebbero semplicemente essere dei quadrati, scelti per il loro essere, quadrati. L'ultima zona che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione sono le caverne. Non sappiamo ancora se si tratti di una zona da attraversare prima o dopo aver raggiunto il nuovo reparto della fabbrica, ma hanno tutta l'aria di fare da ponte tra la zona che raggiungeremo con l'ascensore del terzo capitolo e il posto in cui arriveremo a svelare i segreti del quarto. Abbiamo recentemente visto anche dei binari con dei carrelli, esattamente come quelli che troveremmo in una miniera. Non sappiamo però se siano carrelli utilizzati dai dipendenti per spostarsi o se effettivamente servissero per trasportare chissà quale misteriosa risorsa utilizzata dalla Playtime per i propri esperimenti. I luoghi rivelati però non finiscono qui, perché ultimamente Mob ha condiviso dei nuovi screen in cui abbiamo visto una strana zona con una cisterna piena d'acqua. Apparentemente lì senza alcun motivo, ma abbiamo ipotizzato in uno scorso video che proprio in quella cisterna possa trovarsi un esperimento e che quella stanza servirebbe quindi a monitorarlo. Infine abbiamo la zona forse più inquietante di tutte le altre, la discarica, o se vogliamo il cimitero degli esperimenti. Un luogo in cui abbiamo visto montagne di esperimenti senza vita e soprattutto altri esperimenti ancora vivi, nutrirsi dei pochi sopravvissuti. E a proposito di esperimenti, parliamo di quelli che ad oggi popoleranno il quarto capitolo di Poppy Playtime. Mob ha aperto le danze con i Nightmare Critters, la versione più dark dei coloratissimi Smiling Critters. Il loro arrivo ha sollevato diversi dubbi tra parte del fandom, ma in realtà è una manovra più che sensata. Per le aziende di giocattoli, soprattutto negli anni 90, era piuttosto comune creare più linee dello stesso tipo. E questo è proprio il caso dei Nightmare Critters. Dove gli Smiling Critters erano rivolti per lo più ai bambini, i Nightmare parlano ad un pubblico più adolescente, mettendo in campo emozioni e stati d'animo più complessi. Quindi, fondamentalmente, la Playtime, introducendo i Nightmare Critters, ha voluto espandere la propria clientela. Purtroppo però, come sappiamo, non è stata una grande idea e i Nightmare hanno seguito più o meno lo stesso percorso degli Smiling Critters, con la differenza che, dove i primi hanno avuto la sfortuna di riuscire ad emergere per poi essere rovinati dalla controversia legata a Catnap, i Nightmare sembra che non abbiano avuto nemmeno il tempo di essere presentati. L'azienda si ritrovava quindi con un enorme capitale investito a fronte di quello che potremmo definire un vero e proprio fallimento.
Un prototipo di Nightmare Critters però era stato creato e ne abbiamo avuto la conferma proprio in un trailer in cui abbiamo visto Baba Chops muoversi tra i corpi degli esperimenti scartati alla ricerca di una preda di cui nutrirsi. Il fatto poi che la preda della pecora nera sia proprio Dog Day potrebbe non essere stata una scelta casuale. In una delle immagini diffuse da Mob a dicembre siamo venuti a sapere che Smiling e Nightmare Critters per un periodo sono andati d'accordo. Poi è successo qualcosa che ha cambiato le carte in tavola. Anche in quel trailer, quindi forse Mob vuole farci sapere che tra i due gruppi di esperimenti non ci sia alcuna simpatia? Non sappiamo ancora se nel quarto capitolo incontreremo solo Baba Chops e magari Po, oppure tutti i Nightmare Critters. E soprattutto non sappiamo se ne incontreremo qualcuno in versione Bigger Buddies. In Poppy Playtime 4 però non mancheranno ovviamente esperimenti più grandi e spaventosi, e tra quelli che potremo incontrare abbiamo conosciuto Yarnaby, un esperimento a cui il dottor Sawyer era molto legato, ma non certo per una questione di affetto. L'esperimento 1166, conosciuto anche come Yarnaby, era una creatura fortemente voluta da Sawyer. Il dottore creò una sorta di legame, forse fittizio, con Queen Nevinson, la persona destinata a diventare Yarnaby, e magari anche sulla base delle conversazioni avvenute fra i due, Sawyer si aspettava di ottenere un essere estremamente forte e soprattutto intelligente. Rimase tuttavia deluso quando scoprì che Yarnaby di intelligente aveva ben poco, ma in compenso forza e agilità erano più che soddisfacenti. Il dottore tuttavia, pur non amando affatto 1166, vista l'amara delusione ricevuta dalla sua quasi totale assenza di intelletto, decise comunque di portarlo avanti per dimostrare di poterlo trasformare nel proprio cagnolino. Il dottore avrebbe portato Yarnaby ad essere fedele solo a lui, cosa che riuscì effettivamente a fare, perché anche quando 1166, in seguito alla scomparsa di Sawyer, passò sotto il dottor Carmine McCabe, l'esperimento non interagì se non in modo aggressivo e scostante. Non sappiamo precisamente cosa gli sia successo dopo l'Hour of Joy, ma sappiamo che molto probabilmente non ha nemmeno partecipato, o almeno nel video mostratoci da Poppy alla fine del terzo capitolo, 1166 non si è minimamente visto. In Poppy Playtime 4 lo incontreremo nella nuova zona sotterranea e potremmo ipotizzare che si tratterà di una creatura che ci seguirà silenziosamente, forse per attaccarci o forse solo per spiare i nostri passi, ma sicuramente al centro delle dinamiche che lo riguarderanno ci sarà il rapporto con Harley Sawyer, il suo creatore. Del dottore si erano ormai da tempo perse le tracce e per quel che ne sappiamo già nel 94 Sawyer non era più parte dello staff della Playtime, ma è davvero andata così? Harley Sawyer è davvero sparito dall'azienda senza lasciare traccia? Ovviamente la domanda è retorica. Se avete visto l'ultimo trailer pubblicato del quarto capitolo di Poppy Playtime sapete benissimo che la risposta sia no. Sawyer non ha lasciato la Playtime, è semplicemente stato rimosso dal ruolo che ricopriva. Ciò che non è chiaro è chi abbia deciso di togliere l'impiego al dottore. Alla fine del terzo capitolo, l'ultimo indizio che trovavamo su Sawyer era il log in cui discuteva, se così si può dire, con il prototipo. Prototipo che non approvava in alcun modo le pratiche disumane del dottore, che alla fine del log dimostra, imitandone la voce alla perfezione, quanto facilmente potrebbe farlo fisicamente sparire, senza che potenzialmente nessuno se ne accorga. Da quel momento in avanti non abbiamo più indizi su Sawyer se non quelli trovati recentemente in merito alla creazione di Yarnaby e al passato del dottore all'interno dello Young Geniuses Program. L'incognita resta su ciò che potrebbe essergli successo dopo quella conversazione con il prototipo. Sawyer, dopo essere apparso indirettamente in Poppy Playtime 3 e in Project Playtime, sembra aver finalmente acquisito un ruolo centrale nel quarto capitolo, ma non nella forma che ci saremmo aspettati. Il malvagio quanto geniale dottore è diventato ciò che potremmo definire una gigantesca telecamera di sorveglianza animata da un enorme desiderio di vendetta nei confronti della Playtime e molto probabilmente del prototipo. Sappiamo però che lo stesso Sawyer disse di non voler distruggere 1006 perché al suo interno sarebbe custodito un segreto preziosissimo. Ci chiediamo quindi quale possa essere il suo piano, perché a questo punto, per quanto ne sappiamo, la trama potrebbe anche prevedere un plot twist in cui il dottore potrebbe decidere di allearsi con noi per trovare ed eventualmente catturare il prototipo. Sappiamo quasi con assoluta certezza che dalla sua parte avrà Yarnaby. Il fatto che nel trailer l'esperimento appoggi la sua preda sopra il monitor raffigurante l'occhio fa pensare ad un gesto di affetto nei confronti del dottore. Consideriamo anche che Sawyer in realtà non avrebbe poi tutti questi motivi per avercela con noi. Anzi, come dicevamo poco fa, abbiamo in realtà un nemico comune. E quale miglior alleato se non il nemico del proprio nemico? Sarà poi sicuramente interessante capire da quanto Sawyer stia seguendo i nostri movimenti all'interno della Playtime e se Poppy sia al corrente della sua esistenza.
Qualcuno ha anche pensato che il dottore sia in realtà la vera identità di Holly, ipotesi comprensibile vista la somiglianza tra i due personaggi in termini di caratteristiche, ma che ci lascia qualche dubbio. Holly era già stato introdotto all'interno del trailer di Project Playtime Forsaken. Non ci è mai stato effettivamente mostrato, ma la voce che sentivamo durante quel trailer era la sua, e le sue parole non erano certo quelle di qualcuno in cerca di vendetta. Anzi, il suo obiettivo era più che altro nascondersi per non farsi trovare da quegli esperimenti animati da odio e cattiveria, una caratterizzazione ben diversa da quella di Sawyer che ci viene mostrata nell'ultimo trailer che abbiamo visto. Ovviamente però non si esclude mai nulla, chissà che Mob non voglia sorprenderci con qualche rivelazione inaspettata. L'ipotesi che Sawyer possa in qualche modo essere un nostro alleato poi prende ancora più corpo se pensiamo a due cose. In primis alle parole che il dottore da giovane ha scritto nei confronti di Elliot quando questi lo cacciò dalla Playtime. Un tradimento che Sawyer non avrebbe certo perdonato facilmente. E in secondo luogo al titolo del quarto capitolo, Safe Haven, rifugio sicuro. Il posto da cui Sawyer tiene d'occhio la Playtime si può considerare un vero e proprio rifugio lontano da occhi indiscreti e ben nascosto nelle profondità dell'azienda. Chissà però che il rifugio non sia sicuro anche per noi, magari un posto in cui poterci finalmente riposare dopo tutto ciò che abbiamo vissuto fino ad ora alla Playtime, senza che nessuno voglia darci la caccia almeno per un po' di tempo. Seguendo questa ipotesi potremmo addirittura pensare che insieme al dottore metteremo un piano da attuare, magari nel quarto capitolo. Del resto, come dicevamo, Sawyer non avrebbe poi tutti questi motivi per prendersela con noi. Con questa flebile speranza non possiamo far altro che aspettare il quarto capitolo e finalmente ci permetterà di scendere nelle profondità della Playtime. Ovviamente vi invitiamo a seguirlo con noi e vi ricordiamo che appena il gioco verrà rilasciato uscirà il nostro gameplay qui su YouTube, mentre per chi vorrà viverlo con noi in tempo reale ci vedremo in live su Twitch lo stesso giorno e sempre non appena verrà rilasciato il capitolo 4. Come sempre vi ringraziamo per essere arrivati fino a qui, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per non perdervi neanche un aggiornamento, a mettere like al video e a condividerlo se vi è piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo video.